Ho lavato le mani. Mi sono lavato le mani. Ho sceso le scale. Ho salito le scale. Sono sceso per le scale. Sono salito per le scale. Essere o avere? Questo è il problema più grande quando si impara il passato prossimo in italiano ed è sempre un incubo per tutti gli studenti. E in questa lezione vediamo esattamente come decidere quale verbo usare. Iniziamo! Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Oggi parliamo ancora una volta del passato prossimo. Ho fatto una prima lezione sul passato prossimo e ti consiglio di guardarla prima di questo video. Quindi essere o avere? Come sappiamo, il passato prossimo è un verbo composto, formato da due parti, l'ausiliare e il participio passato. La maggior parte dei verbi usa l'ausiliare avere per formare il passato prossimo. Iniziamo a vedere brevemente questi verbi. I verbi che hanno l'ausiliare avere sono di solito quei verbi transitivi, cioè quei verbi che sono seguiti da un oggetto diretto, senza preposizione. Facciamo qualche esempio. Mangiare. Hai mangiato la pizza? Leggere. Ho letto un libro interessante. Finire. Ieri Luca ha finito la scuola. Come vedi, tutti questi verbi sono transitivi, quindi seguiti da un oggetto diretto. La pizza, un libro, la scuola. Quindi, come ho detto prima, dato che la maggior parte dei verbi al passato prossimo ha l'ausiliare avere, è meglio andare a vedere subito in quali casi devo usare il verbo essere. Quindi andiamo subito al verbo essere. Quasi tutti i verbi intransitivi formano il passato prossimo con l'ausiliare essere. Possiamo dividere questi verbi in varie categorie. Iniziamo con i più facili, i verbi riflessivi. Non ti puoi sbagliare perché i verbi riflessivi al passato prossimo hanno sempre l'ausiliare essere. Quindi dico: alzarsi. Stamattina mi sono alzato alle 7. Prepararsi. Ti sei preparato per la festa? Sposarsi. Claudio si è sposato giovane. Vedi, questi verbi sono verbi intransitivi perché non hanno un oggetto diretto che segue il verbo, ma hanno le preposizioni alle, per, oppure un aggettivo, giovane. Se vuoi ripassare l'argomento, ho fatto un video sui verbi riflessivi. Passiamo ai verbi di movimento. Sto parlando dei verbi più basici di movimento, come andare, venire, arrivare, partire, salire, scendere e anche altri. Anche questi vogliono il verbo essere al passato prossimo. Ieri sono andato al cinema. Laura è arrivata tardi. Paolo è sceso giù in fretta. Ricorda che queste sono regole generali, infatti ci sono eccezioni a questa regola. Il verbo camminare, ad esempio, al passato prossimo diventa ho camminato, quindi usa il verbo avere. Non solo il movimento, ma anche lo stato. I verbi di non movimento richiedono il verbo essere. Ad esempio stare, restare, rimanere.
Ieri sono stato ad una mostra d'arte. Sono rimasto sveglio fino a tardi. Un'altra categoria di verbi che richiedono l'ausiliare essere al passato prossimo sono i verbi di cambiamento di stato. Ad esempio nascere, crescere, morire. Sono nato in Austria, ma sono cresciuto in Italia. Guarda, quella pianta è morta. Molto importanti anche i verbi impersonali. Piacere, bastare, sembrare, parere. Tutti questi verbi vogliono l'ausiliare essere al passato prossimo. Il film mi è piaciuto molto. Non mi è sembrata una buona idea. Ma ci sono alcuni verbi in italiano molto interessanti e particolari che si possono usare con entrambi gli ausiliari, come quelli degli esempi iniziali del video. Per esempio, il verbo lavare si può usare anche in modo riflessivo, come lavarsi. Quindi posso dire ho lavato le mani oppure mi sono lavato le mani. Il significato è molto simile. Di nuovo ti consiglio di dare un'occhiata alla lezione sui verbi riflessivi per approfondire questo tema. Salire. Ho salito le scale, sono salito per le scale. Nel primo caso c'è un oggetto diretto, le scale, quindi salire si usa in modo transitivo e ho l'ausiliare avere. Nel secondo caso c'è una preposizione, per, quindi salire si usa in modo intransitivo e ho l'ausiliare essere. Quindi alcuni verbi al passato prossimo hanno questo doppio uso con entrambi gli ausiliari. Bene, dopo questa spiegazione un po' lunga, ti consiglio di mettere in pratica quello che hai imparato con degli esercizi. Li puoi trovare in descrizione nel mio sito web. Se ci sono dei verbi in particolare che vuoi approfondire, fammelo sapere con un commento qui sotto. Qui puoi trovare un'altra lezione interessante per migliorare il tuo italiano e noi ci vediamo presto con un prossimo video. Buono studio, ciao!